Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2025. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dello Scorpione. È una carta di concretezza, di crescita, di prosperità, di creatività e anche di maternità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, c'è il link per la pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e poi trovate anche i link per i 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Ok, partiamo subito con un 5 di coppe, ragazzi. Otto di coppe, il mago, cavaliere di spade, abbiamo la carta della stella, abbiamo un 7 di denari, re di denari e 4 di bastoni. Wow, è una super lettura, ragazzi, Adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire l'andamento generale del mese, dopodiché andiamo a fare i vari esempi per il lavoro, l'amore, l'economia, eccetera. Diciamo che inizio mese no, effettivamente abbiamo questo 5 di coppe, si parte un pochettino sottotono. Andiamo a vederlo, il 5 di coppe. Abbiamo un 10 di coppe e la torre. Può essere che ci sia qualche tipo di delusione in un ambiente magari familiare, in un gruppo di amici, in un ambiente magari lavorativo. Con la carta della torre è come se qualche certezza potesse cadere o qualche struttura, qualche situazione effettivamente a inizio mese potrebbe cadere. L'otto di coppe di solito è una carta che parla di prendere distanza, di andare a cercare qualche cosa di migliore rispetto a quello che avevamo già. Ed è spiegato da un re di coppe, un 6 di bastoni e un papa. Qui c'è voglia di riscossa, c'è voglia di essere riconosciuti, c'è voglia di... c'è voglia di... come vi posso dire? Di prendersi i propri meriti. Andiamo a vedere il mago. Asso di denari e 9 di pentacoli. Vedo come dei nuovi inizi, ragazzi, Vi dico che secondo me qualcuno si allontana da una situazione del passato e qui c'è un mago, c'è un nuovo inizio, è spiegato da un asso di pentacoli che è un altro uno e quindi ho come l'idea che il mese di ottobre sarà un buon mese per mettere in pista qualche cosa di nuovo. Potrebbe essere un nuovo progetto, un nuovo lavoro, un nuovo cammino di vita anche per qualcuno. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. 7 di coppe e 6 di pentacoli. Io credo che dal 10 di ottobre più o meno le cose possano prendere un'altra piega. Cioè una volta che voi farete questa azione, darete questo input, farete questo movimento verso la vostra nuova strada, sento che con questo cavaliere di spade, diciamo, i fatti, gli eventi si svilupperanno ad una velocità maggiore rispetto ad adesso. C'è come molta più determinazione, c'è più grinta, c'è più voglia di arrivare dove volete arrivare e con il 7 di coppe al contrario io lo vedo molto positivo perché è una sorta di disillusione, cioè ok
Positivo nel senso che vi casca il velo, è come se vi toglieste il prosciutto dagli occhi, da davanti agli occhi. E poi c'è un 6 di pentacoli, che è una carta di equilibrio. Arriviamo alla stella, che è una carta di sogni, di nuovi obiettivi, quindi secondo me vi adopererete per nuovi obiettivi, andrete come verso, sento, quello che sono i vostri desideri più profondi. Vi allontanerete dalle credenze limitanti che avete acquisito, vi allontanerete dalla struttura familiare, dal programma familiare che avete imparato, e c'è una sorta di guarigione interna. E poi arriviamo al 7 di denari, che sì è una carta di attesa, ma è anche una carta che indica la raccolta dei frutti. L'attesa proprio per raccogliere i frutti, si sta come aspettando che le cose maturino. Datemi una carta per il 5 di pentacoli. Ok, ci potrebbe essere un cambio di rotta nel cammino, ragazzi. Potrebbe essere necessario magari limare un po' gli angoli di questo desiderio, perché la stella ce l'avete due volte. Scusate, la voce in questi giorni è un tormento. Penso che sia il cambio di stagione. Avete anche un matto, eh? Io credo che riporrete la vostra massima fiducia in questa nuova strada, in questo nuovo percorso. Andiamo a vedere il re di denari. 4 di spade. E diavolo. È molto positivo perché, come vi dicevo, in questa zona toglierete il velo e vi riprenderete in mano il vostro potere personale. Il re di pentacoli è una figura, è un re, è la figura più alta del mazzo di tarocchi, è qualcuno che è arrivato, è qualcuno che ha già costruito qualcosa. E alla fine della lettura c'è il 4 di bastoni, la stabilità. 9 di spade. Asso di coppe e 10 di spade. Guardate, nonostante le preoccupazioni di cui ci parla il 9 di spade, sento che siete pronti per iniziare a godervi questa nuova stabilità e a dimenticare e a dimenticare, diciamo, il passato, quello che è stato, questa torre, questo 5 di coppe. Quindi il mese, ragazzi, si sviluppa all'insegna della concretezza di questo nuovo percorso che inizia, che vi dà un respiro, che vi fa trovare poi la stabilità, che vi fa trovare, mi viene anche da dire proprio l'armonia, perché qui comunque abbiamo un 6 di pentacoli e andrete verso questo nuovo obiettivo che voi avete in testa. Ora andiamo settore per settore. Per quello che riguarda il lavoro, questo nuovo obiettivo di cui vi ho parlato potrebbe essere un qualche vostro hobby, qualche vostro interesse che deciderete di mettere a frutto, soprattutto se siete senza lavoro. Però vale anche per gli altri due gruppi questa cosa. Quindi ho la sensazione che questo nuovo inizio sia un concretizzare un'idea, un'ambizione, un progetto, qualche cosa che voi avete pensato fino ad adesso. Probabilmente eravate incastrati in qualche tipo di situazione all'interno di un gruppo, perché il 10 di coppe parla di un gruppo familiare piuttosto che un'azienda a conduzione familiare, piuttosto che un gruppo di amici. E quindi c'è come questo input, questa spinta verso, ok, ma io che cosa voglio? Voglio andare verso quello che vibra con me, con la mia anima. Mi allontano dal percorso familiare, mi allontano da quello che sempre ha fatto lavorativamente parlando la mia famiglia e inizio a sperimentare cose nuove. E secondo me, ragazzi, ci riuscirete. Ora, diciamo che avendo mago, asso di pentacoli, imperatrice, è facile che mettiate in pista questo progetto nel mese di ottobre,
Però se siete di quelle persone magari un po' timorose, che non hanno mai fatto qualche cosa da soli, che sono sempre state dipendenti, vorrebbero diventare autonome, non sanno come fare, ecco, diciamo che ottobre invece per voi può essere più un mese di progettazione, di relazionarsi con persone che magari hanno già fatto questo tipo di percorso per capire quali sono i passi necessari da fare in modo da non sprecare tempo, da non sprecare risorse o energie. Se proprio non avete intenzione di aprire niente per conto vostro, vi dico, dovete allontanarvi parecchio dal vostro luogo di residenza e da quello che siete soliti fare per riuscire a trovare un nuovo lavoro, che secondo me con l'asso di coppa e il 4 di bastoni potrebbe arrivare. Vi dico, è un 4 di bastoni, non sono carte importanti come l'imperatore, piuttosto che, però avete comunque un 6 di pentacoli e un papa, potrebbe essere effettivamente un contratto a tempo determinato. Per le persone che sono occupate, ehm, anche qui c'è una sorta di cambio. Penso che vi allontanerete da alcune persone, da alcuni obiettivi, da alcune ideologie. È un po' come se elaboraste l'ego questo mese. E effettivamente avete anche il diavolo qui, si esce da una situazione costringente e potrebbe essere, vi faccio un esempio, voglio avere quel ruolo, quando avrò quel ruolo sarò felice, l'ego si identifica col risultato, quando non si ottiene il risultato andiamo in sofferenza, ok? E qui invece c'è come un distacco, un sano distacco dal risultato, dall'obiettivo. Ehm, Sento che c'è come un allontanarsi da quello che ci si aspetta e ci si inizia un pochettino a godere quello che si ha. Così facendo è come se si allentasse l'energia e qualche cosa di nuovo arriva come una nuova stabilità, una nuova apertura del cuore, una nuova, mi viene da dire rilassatezza, ok? E potrebbe essere anche questo nuovo inizio effettivamente. Quindi, perché vi dico questo? Perché quando avete due volte la carta della stella, ok? E anche un 8 di coppe. La stella è una carta collegata alle canalizzazioni e quando arrivano le idee arrivano perché sono canalizzate, ok? Quindi si tratta di aprire come uno spazio, di lasciare andare il risultato, di aprire come uno spazio in modo che qualche nuova idea arrivi per farvi navigare ancora meglio la situazione lavorativa in cui siete. Potrebbe esserci la necessità, come vi dicevo prima, di allontanarsi da certe persone, oppure potrebbe essere questo obiettivo, questo risultato. E vedrete che secondo me il mese finirà in modo molto sereno, molto tranquillo. E può anche esserci questo nuovo inizio, che non escludo, ma poi ci arriveremo, potrebbe essere un inizio romantico. Per quello che riguarda gli autonomi, allora, sento che potrebbe esserci la necessità di magari terminare con qualche collaborazione, piuttosto che con qualche prodotto che magari a voi piace tanto ma non funziona sul mercato e iniziare qualche cosa di nuovo, abbiam detto. Questo porterà effettivamente il lavoro, diciamo, in equilibrio, nel senso che, diventerà come più regolare. Però io credo che dobbiate anche voi staccarvi dall'ego, staccarvi da questa cosa che non funziona, da questa delusione che vi è arrivata, o che vi arriverà, meglio detto. Non credo che sia una delusione nel senso che qualcuno vi deluda, più che tutto è che verranno deluse le vostre aspettative. Pensate a che aspettative potete avere e secondo me è più quello. Parliamo di soldi. Allora, per quello che riguarda i soldi, se parliamo rispetto a questo nuovo progetto di cui vi dicevo prima, potrebbe non essere proprio il momento di investire in questo progetto a livello economico, cioè nel senso piuttosto stabilite un budget e non uscite di lì. Vedete se riuscite a trovare qualcuno che possa essere interessato a essere un socio finanziatore, stringete alleanze più che tutto, però della vostra cassa personale non so se sia un bene
andare a pescare più di tanto, ok? Stabilite un budget e bon, e bon. Perché se lasciate i soldi lì dove sono, che li abbiate investiti, che li abbiate in banca, cioè io ho come la sensazione che potrebbero servirvi meglio in un prossimo futuro per qualche investimento favorevole. Vi faccio un esempio, un nuovo progetto, voglio investire per, non lo so, facciamo finta che sia un negozio, un nuovo progetto, voglio investire per abbellire questo nuovo progetto, invece le carte vi dicono evitate di spendere soldi dove potete fare magari con poco, quindi si può abbellire magari con qualche pianta, non lo so, con cose un po' più economiche, perché in un futuro potrebbe arrivare una buona occasione per acquisire una strumentazione in offerta, in super offerta, che diversamente non vi sareste potuti permettere. Quindi è un po' come fare una sorta di scaletta delle priorità sulle spese da fare. Non vedo grosse entrate, più che tutto uscite, però appunto stabilite come un budget per ogni uscita in modo da sapere quanto potete spendere per non rischiare, insomma, di andare oltre il limite. Parliamo di sentimenti. Dunque, se parliamo di sentimenti, questa delusione iniziale effettivamente potrebbe essere inerente, diciamo, a qualche persona che vi è molto vicina, molto stretta. Ehm, Però vi dico, io sento più che un come, non era o non è come io me la sono vissuta, cioè come io l'ho vista, come l'ho visualizzata, non è come me l'aspettavo, non è che qualcun altro vi deluda, è più la vostra idea, secondo me. Vi dico, c'è come un allontanamento, no? Come vi dicevo già anche prima per il lavoro, questo allontanamento che effettivamente potrebbe essere una gita fuori porta, un viaggio, un momento di relax, di spa, di non lo so, qualche cosa, qualche momento che vi prenderete per voi perché avete 4 di spade, avete 6 di spade, avete l'8 di coppe, quindi come se fosse un momento di raccolta. Potreste effettivamente conoscere una persona, vi dico che poi il mese finisce anche con un potenziale inizio romantico. Ehm, Sento che potrebbe essere una persona di un certo calibro, ma non a livello, sì, magari anche a livello sociale, ma più a livello, cioè è una persona di un certo spessore emotivo, è una persona che ha già fatto un lavoro, ehm, è saggia, come vi posso dire, è sapiente e potrebbe anche essere proprio matura a livello di età. E devo dire che potrebbe nascere qualche cosa con questa persona, vediamo comunque questo nuovo inizio. E sì, secondo me è come se fosse giunto il momento di sognare in grande, ragazzi. Vi dico, è una lettura splendida. Sì, perché avete anche 2 volte la stella. Qui è come se si avvicinasse qualche tipo di obiettivo, qualche tipo di sogno, okay, è come se fosse arrivato il momento di chiudere con tutte le preoccupazioni e le sofferenze del passato e godervi finalmente la felicità e la serenità. Per le persone che sono in coppia, qui c'è un passo in avanti, ragazzi, c'è un qualche cosa di più che arriva. Probabilmente quest'idea che si distrugge, diciamo così, è legata a un'aspettativa che voi avevate della famiglia, no? Per dire non creerò mai famiglia. No, sbagliato, arriva la torre e si inizia ad aprire il tema famiglia. Perché sento che è come se ci fosse non un passo, un salto, scusate, un salto in avanti nella vostra relazione. Quindi se è poco tempo che magari vi frequentate, potrebbe essere il momento di ufficializzare la relazione. Se è un po' che vi frequentate, potrebbe essere il momento di andare a vivere insieme. Se magari è un po' che vivete insieme, potrebbe essere il momento di aprire il tema famiglia. O casa. Compriamo casa insieme perché
Al giorno d'oggi, ragazzi, un mutuo vincola quasi di più di un figlio. Mm. Scrivetemi poi nei commenti verso la metà di ottobre, poi dipende sempre da che decade siete nati, in che decade siete nati, e quello lo scoprite nella guida che lascio qui sotto, sotto ogni video c'è il link per la guida. Se parliamo di coppie clandestine o non ben definite, anche qui ragazzi devo dire che c'è come un passo in avanti, si osa qualche cosa in più, si concretizza qualche nuovo inizio, qualche nuovo equilibrio, qualche nuovo ritmo anche. Devo dire che anche per voi si aprono temi nuovi. Ehm, è come il vediamoci di più, prendiamo una decisione per la nostra relazione, dove andiamo, qual è l'obiettivo, che cosa vogliamo raggiungere insieme. C'è come un maggiore unione, maggior completamento, una maggiore fusione con l'altro. Wow, bella lettura. E anche da un punto di vista familiare, devo dire che le cose vanno a gonfie vele, cioè sento che proprio c'è serenità, c'è tranquillità, è come se finalmente arrivassero i buoni momenti, i buoni periodi, come se foste nell'alto della curva del ritmo. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Fiducia e il silenzio. Ragazzi, avete un'altra volta la stella, carta numero 17, 3 volte. Io credo che si realizzi un sogno, eh. Sì, c'è questo nuovo inizio qui, questo nuovo inizio qui, come se tutto venisse a galla, si distruggono un po' le cose prima, c'è questo nuovo obiettivo, questa nuova grinta. Andiamo a vedere un oracolo di questi. E qua vi dicono un po' di avere fiducia nella vita, secondo me. Allora, il soldato di luce, Giugno, è qui, sentiero sbagliato, il giorno 30 del mese che viene, quindi potrebbe essere il 30 ottobre, se state ascoltando la lettura a settembre, scusate, il 31 di ottobre, o no, qui dice il 30, o il 30 di novembre. Che interessante, è come se questo cambio di sentiero, non lo so, la vedo quasi come una lettura per novembre, eh, vedendo questi oracoli. E secondo me a giugno dell'anno prossimo potrebbe esserci proprio questa consapevolezza di aver cambiato completamente strada, di aver cambiato vita. Andiamo a vedere una fatina. Abbiamo ascolto e unità. Ascolto, qui parla di ascoltare gli altri e di essere unito con gli altri, però anche la canalizzazione è ascolto, ragazzi. Si tratta di ascoltare i messaggi che arrivano. Perché serve la meditazione? Proprio per questo, per canalizzare. Perché noi facciamo una cosa come 36.000, non mi ricordo più se 1.000 o milioni, penso 1.000, pensieri al giorno, le donne qualcosa di più, gli uomini qualcosa di meno, per genetica. E con tutti questi pensieri, al giorno d'oggi, anche soprattutto con tutti gli input dei social, gli strumenti elettronici, è come se perdessimo il contatto con il sé superiore. Fare meditazione, cioè la meditazione in sé, serve per creare come uno spazio tra tutti questi pensieri, proprio per far sì che le idee, le canalizzazioni, le ispirazioni arrivino. E poi abbiamo la carta di unità e guardate, mi risuona un po' con questa fiducia. Abbiate fiducia del fatto che siete tutt'uno con l'universo, siete un anello della catena dell'universo, tutti siamo uno fondamentalmente. Amici dello Scorpione, lettura molto intensa, molto bella. Spero che vi abbia tirato sul morale perché veramente a me lo ha fatto.
Fatemi sapere comunque nei commenti che cosa ne pensate. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Magari scrivetemi nell'oggetto percorso credenze. Per quello che riguarda la sezione abbonati, io la consiglio spesso perché anche lì tratto le credenze limitanti, divise per settore, quindi le credenze che ho sull'amore, sulle persone che attiro, piuttosto che sul lavoro, piuttosto che sui soldi. E in più tratto anche temi di metafisica e di metamedicina, diciamo per dare come una comprensione globale a tutto quello che è la metafisica, le energie sottili e i mondi superiori. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video perché quelli sono pubblici, si vedono, almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!